Fiat 124 Sport Coupé. Questa è la CC, ovvero la terza serie. Ci sono state 3 serie, la AC, la BC e appunto la CC. Un progetto disegnato dalla abile mano di Mario Boano, scusate per la pessima rima, uno dei direttori nonché padri fondatori insieme a Giacosa del centro stile Fiat, autore di auto di notevole livello come la Volkswagen Karmann Ghia, quella caramellina del Fiat 850 Coupé e vabbè, la sua creazione più importante di tutte forse la Ferrari 250 GT Boano. Questa macchina ha una linea abbastanza di stampo americano nella parte anteriore, forse un po' noiosetta la parte posteriore, questa terza serie con i fari verticali invece che orizzontali come sulle altre due. Però è una macchina assolutamente che stupisce per il suo livello di comfort di guida, di maneggevolezza, anche semplicemente come auto da tutti i giorni, e di praticità. Chiaramente stiamo sempre parlando di una macchina del 1973, quindi i comfort alla guida sono limitati, come in questo modello, allo sbrinatore posteriore, c'è comunque assenza di servosterzo, però aveva già 4 freni a disco. La guida è precisa e un coupé veramente va. Bisogna chiaramente fare attenzione perché sì, c'è assenza di controlli elettronici, però è comunque una macchina stabile. Se le si tira il collo forse sì, ci si può fare male, ma come con tutte le macchine è una macchina davvero che è adatta sia ai lunghi viaggi sia a divertirsi, e che all'epoca faceva sicuramente la sua bella figura. Una macchina che all'epoca costava quasi 2 milioni di lire, quindi era una cifra notevole per l'epoca. Non stiamo parlando di macchine inarrivabili, però di macchine già di un buon livello. Basta già solo vedere il livello di finiture, il livello di dettaglio. Insomma, questa macchina rappresenta il dominio di Fiat nel mercato automobilistico dell'epoca, perché sì, Fiat era la prima all'epoca. Aveva auto rivali, la rivale principale forse è difficile individuarla, perché questo comunque era un coupé elegante, non era un coupé d'arroganza, era un coupé da viaggio. Però sicuramente le altre case costruttrici, con sia la Ford Capri sia l'Opel Manta, offrivano delle buone alternative, però forse come questa non comunque allo stesso livello. Dall'Italia alla Germania. Allora, come possiamo descrivere questa 1600 SR? Innanzitutto molto molleggiosa e molleggiata. Una macchina che sicuramente è comoda per i viaggi, sicuramente è comoda per la famiglia. La panchetta posteriore è davvero di una comodità molto sorprendente per una coupé di questo tipo.
Chiaro che però il settaggio delle sospensioni e comunque tutto il comparto, diciamo anche telaistico, eccetera, sono di carattere molto molto soft. Non ha la precisione del 124, però ha molta ignoranza in più, sì, lo devo usare questo termine, perché messa comunque in questa maniera qui è una macchina che è molto godereccia a livello di suono, a livello di sensazioni. È una macchina comunque infantile, una macchina che sa di non essere all'altezza delle sue concorrenti dell'epoca. I freni dietro sono a tamburo, eccetera, quindi diciamo che è una macchina che si fa piacere per quello che è, niente di più. Era una macchina che costava leggermente di meno rispetto al 124 Sport Coupé. 124 costava circa 2 milioni di lire, questa 1 milione di lire e 8, poi a seconda degli optional, colorazione e tutto. Però sentitela, non sono le macchine più veloci del mondo, sono delle coupé da Gran Turismo che però danno una sensazione davvero unica e ad un prezzo ancora oggi assolutamente accessibile. Quindi, che dire, una macchina da fumatori incalliti, una macchina da biscazzieri al bar, una macchina con davvero tanto spirito e tanta anima. Scusate se vi racconto solo di queste cose, però veramente non c'è molto altro da dire a livello tecnico, se no che c'è un motore che modesto, però modificato può dare le sue soddisfazioni. C'è un cambio a 4 marce in pieno stile per la sua epoca e c'è una guida molto 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 barcosa. Qui in queste curve davvero non sto andando forte, è una macchina anche abbastanza pericolosa, la prima superficie leggermente viscida, leggermente bagnata, bisogna fare attenzione, però sul dritto apri, senti il motore, le persone che ti stanno attorno sentono quello scarico, la guardano, dicono ma che cos'è, una Chevrolet? Ed è questo il Manta, niente di più. Abbiamo 2 macchine dello stesso anno, 2 coupé, 2 macchine con la stessa cilindrata, 2 rivali, 2 concorrenti però così tanto diverse, non solo per il colore, per impostazione di guida, per stile, per tecnologia. Da un lato qui abbiamo una macchina che per l'epoca era decisamente avanzata sia a livello di sospensioni, freni, un buon motore. Questa monta un carburatore doppio corpo Solex, però era anche disponibile con il Weber. E parlando appunto di tecnologia, quello che la rende una macchina moderna, possiamo parlare del sistema di regolazione della temperatura abitacolo. Ci sono condizioni di aria diverse nella vita di tutti i giorni a seconda che la si stia guidando in città oppure in autostrada, e questo sistema permette comunque di far uscire dalle bocchette dell'abitacolo l'aria alla stessa temperatura standard, indipendentemente dalle condizioni esterne. Non ci fermiamo molto su come funziona questo sistema, però era un meccanismo piuttosto avanzato ed innovativo per l'epoca. Una macchina con una linea elegante, con delle finiture davvero di pregio, con un comfort assolutamente superiore. Una macchina non certamente accessibile a tutti, ma neanche un sogno irrealizzabile, e che porta davvero con onore questo logo messo qui in bella vista su questo bel frontale in stile
americano che si discosta un po' dalle prime serie, però gli dà una certa aggressività. Dall'altra parte invece abbiamo tutt'altro tipo di veicolo. Abbiamo questo cofano nero, partendo appunto dalla linea, che richiama proprio il mondo sportivo, quel cofano nero opaco, messo in modo da evitare che il riflesso del sole dia fastidio agli occhi del pilota. Questo frontale che ci fa capire l'epoca in cui Opel dimostrava più di ogni altra parte della sua storia di essere di proprietà di una casa americana. Qui c'è una Manta, una piccola Manta. Manta è una, possiamo dire, una razza. Come si dice, come si scrive, come si dice razza in inglese? Stingray. Ed è un chiaro riferimento alla celebre Corvette Stingray. E ci sono riferimenti ad altri veicoli della General Motors della stessa epoca, un po' in tutta la vettura. Entrambi i coupé sono di lunghezza superiore ai 4 metri, questa tuttavia è un po' più grande. Ed è un coupé pensato, sorprendentemente al di là dell'aspetto, per la famiglia. Questa è un'auto molto comoda, detto sinceramente anche abbastanza, come si dice, barca. Una macchina che deriva infatti dalla Opel Ascona, nonostante sia stata presentata prima della familiare di casa Opel, per appunto dare un appeal un po' più sportivo alla nuova produzione della casa tedesca. Una macchina che non ha assolutamente la tecnologia del Fiat 124. Per dire, cambio, 4 marce, qui 5 marce. Per carità, il 124 si poteva anche avere a 4 marce, però su richiesta era disponibile questo cambio a 5 marce, comunque molto preciso e molto apprezzabile. Questa però è una macchina che senza ombra di dubbio ha una linea che fa sempre girare la testa. È una macchina che in questo esemplare non è completamente originale. Il carburatore è diverso, all'interno c'è della strumentazione supplementare che non è originale. Lo scarico si fa sentire. Lo scarico dà una buona voce a una macchina altrimenti un po' sottotono. E tutte queste modifiche in genere l'hanno resa un veicolo davvero piacevole da guidare sul dritto, perché purtroppo questa macchina ha un difetto grosso. Innanzitutto si parte da un pregio prima di arrivare al difetto. Questa macchina sembra una muscle car, e questo è indubbio. Però poi ha tutti i difetti della muscle car senza avere i veri e propri pregi di un veicolo di questo tipo. In curva non è minimamente preciso come il 124 Sport Coupé e la cilindrata e il tipo di motore non è assolutamente un V8 con cilindrate enormi, quindi questo 1600 insomma nella sua forma standard rimaneva parecchio sottotono. C'era anche un motore 1900, però più o meno siamo sempre lì. Successivamente poi hanno prodotto differenti versioni, sia da tuner e poi la mitica Manta GTE, non a carburatori ma ad iniezione. Due coupé dello stesso anno, stessa cilindrata, due concezioni completamente diverse di mezzo. La prima, elegante, italiana, con charme, dell'epoca d'oro della produzione automobilistica nostrana. Dall'altra parte invece una tedesca vestita da americana, non a livello del 124 Sport Coupé, però insomma diciamo che fa la sua figura e questo è davvero il pregio principale della Opel Manta. A voi le conclusioni. Per me, per quanto mi riguarda, è stato un piacere guidarle entrambe.